Ciao a tutti e benvenuti in Succo di Mela. Visto che l'autunno è alle porte, oggi vi propongo questa fantastica crostata di mele. Un dolce aromatico e delicato che io oramai preparo tutti gli anni per inaugurare la stagione. Vi consiglio di provarla anche voi perché è semplicissima e anche molto veloce da preparare. Infatti utilizzeremo una frolla senza burro che non necessita di tempi di riposo. Ma iniziamo subito e partiamo dalla frolla. In una ciotola capiente uniamo 2 uova medie del peso di circa 50 g l'una, 100 g di zucchero bianco semolato oppure di canna, 65 g di olio di semi, quindi con l'aiuto di una forchetta mescoliamo amalgamando insieme gli ingredienti. A questo punto uniamo 300 g di farina 00 da aggiungere poco per volta, insieme a un cucchiaino di lievito per dolci e una bustina di vanillina. Continuiamo a mescolare ottenendo un impasto come questo, molto sbricioloso e umido. Lo versiamo sul piano da lavoro e lo andiamo a compattare molto velocemente in questo modo. Come vedete, in meno di un minuto ciò che otterremo sarà una frolla molto bella, liscia e morbida, pronta all'uso. Infatti, come vi ho anticipato all'inizio, non ci sarà bisogno di farla riposare in frigo. Se dovesse risultare un po' troppo umida, potete aggiungere un pugno di farina. Visto che ancora non avevo preparato il ripieno, e il ripieno potete prepararlo anche prima se preferite, ho avvolto la frolla all'olio in un foglio di pellicola per evitare che questa si asciugasse troppo. E l'ho messa da parte giusto il tempo per preparare il ripieno. E passando proprio a quest'ultimo, ci occorreranno circa 500 g di mele. Io ho utilizzato queste che mi ha portato settimana scorsa mio padre, appena colte, così succose e profumate mi hanno dato loro l'idea per questa ricetta. Non ho infatti resistito a preparare la crostata. Quindi una volta lavate le sbuccio e le taglio a cubetti piuttosto piccoli, più o meno della stessa dimensione. Una volta terminato questo passaggio, raccogliamo i pezzi di mela all'interno di una ciotola e uniamo un cucchiaio di succo di limone, che darà sia un aroma bello fresco, ma impedirà anche l'anerimento dei pezzetti di mela, un cucchiaio di zucchero di canna o bianco se non avete lo zucchero di canna e un cucchiaino abbondante di cannella. Mescoliamo amalgamando il tutto e uniamo anche 80 g di confettura di albicocche. Se non avete a casa la confettura di albicocche va benissimo anche quella di pesche. Un'ultima mescolata e il ripieno è già pronto. E ora che frolla e ripieno sono finalmente pronti, possiamo dar forma alla crostata di mele. Quindi riprendiamo la frolla che avevamo lasciato un attimo in disparte, dividiamo il panetto lasciando un terzo per la decorazione finale e prendiamo il pezzo più grande. Diamo a quest'ultimo una forma più o meno rotonda e lo cospargiamo con una pioggia di farina, sia sopra che sotto. Con l'aiuto di un mattarello spianiamo la frolla ottenendo una sfoglia dello spessore di circa 4 mm. Ora non ci rimane che adagiare la frolla e sistemarla in uno stampo per crostate. Il mio ha un diametro di 28 cm, ma va benissimo anche uno stampo di 26 o 24 cm. E in precedenza l'ho anche oliato ed infarinato. Una volta adagiata sullo stampo facciamo aderire i bordi e laddove manca possiamo aggiungere della frolla come nel mio caso. Infatti ho tolto l'eccesso di frolla laddove eccedeva e poi l'ho applicata nei bordi vuoti. Ora con l'aiuto dei rebbi di una forchetta buchereggiamo la base della crostata e passiamo alla farcitura. Versiamo quindi il ripieno alla base della crostata e lo andiamo semplicemente a distribuire uniformemente fino a raggiungere i bordi. Ora possiamo passare alla decorazione, quindi riprendiamo il pezzo di frolla che in precedenza avevamo messo da parte, lo infariniamo e lo spianiamo ottenendo una sfoglia dello spessore di 4 mm circa, come abbiamo fatto in precedenza per la base. Con l'aiuto di un coltello appuntito, facendoci guidare dal mattarello, tracciamo le losanghe. Potete fare tutto a mano libera se ve la sentite e utilizzare una rotella tagliapasta. Naturalmente questo lo vedete voi. Decoriamo la nostra crostata di mele distribuendo le losanghe in superficie a nostro piacimento ed eccola già pronta per la cottura. Ho infornato la crostata di mele a 180 gradi in forno preriscaldato per circa 30 minuti in modalità ventilato. Sforniamo il dolce solo quando la frolla risulta bella dorata, quindi lasciamo intiepidire completamente prima di sformare.
Come tocco finale possiamo cospargere la superficie della crostata con una spolverata di zucchero a velo. Ed ecco pronta la nostra favolosa crostata di mele. Con il suo profumo delicato e inebriante è capace anche da sola di fare atmosfera. Perfetta a colazione o a merenda, magari accompagnata da una bella tazza di tè caldo e fumante. La crostata di mele conquista subito con il suo guscio morbido e il suo ripieno goloso e aromatico. Con questo è tutto, spero tanto che l'idea di questo video vi sia piaciuta. Se sì, lasciate un bel like e se non volete perdere tutti i nuovi contenuti iscrivetevi al canale. Buon inizio autunno a tutti e ci rivediamo nel prossimo video.